Non tutti gli amori nascono per essere vissuti. Alcuni esistono solo per essere raccontati. Il mito di Apollo e Dafne, narrato da Ovidio nelle Metamorfosi, non è una storia d'amore felice. È una storia di desiderio e rifiuto, di potere e libertà, di inseguimento e trasformazione. Qui l'amore non salva, non unisce, non consola. Qui l'amore diventa una forza che schiaccia e l'unica salvezza è cambiare forma. Apollo è il dio della luce, della musica, della profezia e dell'armonia. Nella cultura greca è una delle divinità più importanti. Presiede all'ordine, alla misura, alla razionalità. Ma prima di diventare il dio elegante che conosciamo, Apollo deve affermarsi anche come forza capace di sconfiggere il caos. Ai piedi del monte Parnaso vive Pitone, un grande serpente mostruoso generato da Gea. Non è solo un mostro qualsiasi. Custodisce antichi oracoli e rappresenta un mondo primitivo, istintivo, oscuro, precedente al regno ordinato degli dei olimpici. Apollo decide di eliminarlo. Non usa trucchi, non ricorre all'astuzia, sceglie lo scontro diretto. Impugna l'arco e scaglia le sue frecce con precisione. Colpo dopo colpo, ferisce e abbatte il serpente. Con la morte di Pitone, il luogo dell'oracolo diventa territorio di Apollo e il suo culto si sovrappone a un culto più antico. È dopo questa impresa che Apollo si sente invincibile. Ha sconfitto il caos, ha preso possesso dell'oracolo di Delfi e la sua sicurezza si trasforma facilmente in superbia. Dopo la vittoria contro Pitone, Apollo è pieno di sé. Si sente forte, importante, superiore agli altri dei. In questo clima di esaltazione incontra Cupido, il dio bambino dell'amore, quello che con le sue frecce fa innamorare dei e mortali. Apollo lo sottovaluta, lo prende in giro apertamente, si mette a ridere del suo aspetto infantile, del suo arco piccolo, delle sue frecce che non feriscono il corpo ma il cuore. Cupido però non discute, non risponde con insulti o spiegazioni. Non ha bisogno di dimostrare a parole il suo potere. Sceglie di farlo con un'azione molto precisa. Prende il suo arco e prepara due frecce diverse. Una d'oro, che provoca un amore fortissimo, irrazionale, un desiderio che diventa quasi ossessione. Una di piombo, che invece genera rifiuto, repulsione, il bisogno di allontanarsi da chi ti cerca. La freccia d'oro viene scoccata contro Apollo. Da quel momento il dio si innamora perdutamente di Dafne. Non si tratta di un sentimento tranquillo o equilibrato, ma di un'attrazione intensa e incontrollabile. La freccia di piombo viene scoccata contro Dafne. In lei nasce l'effetto opposto. Invece di provare interesse, sente solo rifiuto e paura rispetto alle attenzioni di Apollo. Vuole soltanto sfuggirgli. Il risultato è una situazione bloccata. Da un lato un dio che desidera, dall'altro una ninfa che rifiuta e fugge. Da quel momento in poi Apollo e Dafne sono destinati a non potersi incontrare davvero sul piano dell'amore. Il sentimento non sarà mai reciproco. Ed è proprio questo squilibrio a far partire la tragedia. Dafne è una ninfa, figlia del dio fiume Peneo. Cresce a stretto contatto con la natura, i boschi, i sentieri selvaggi, gli spazi aperti lontani dalle città. Ama la caccia e la vita all'aria aperta, non perché sia violenta, ma perché rappresenta autonomia, movimento e indipendenza. Dafne sceglie di seguire Artemide, dea vergine della caccia e dei boschi. Come lei, rifiuta il matrimonio e tutto ciò che implica dipendenza o sottomissione. Questo non significa che Dafne odi l'amore. Semplicemente non accetta un amore imposto. Non vuole essere scelta da qualcun altro, senza poter scegliere a sua volta. Per Dafne, la libertà personale viene prima di tutto, prima del desiderio altrui,
prima delle aspettative sociali, prima perfino degli dei. Ed è proprio questa scelta a renderla vulnerabile. Quando Apollo la vede, non conosce la sua storia, non comprende il suo rifiuto del matrimonio. Vede solo la sua bellezza e la desidera immediatamente. Da questo momento le due volontà entrano in conflitto. Da un lato il desiderio di un dio, dall'altro il diritto di una ninfa a restare libera. Ed è qui che la storia di Apollo e Dafne inizia davvero. Apollo cerca di parlare con Dafne, le si avvicina, prova a spiegarsi, le promette protezione, onori, sicurezza. Dal suo punto di vista non sta facendo nulla di sbagliato. È un dio, è potente, è abituato a ottenere ciò che desidera. Crede che le parole possano convincerla e che il tempo possa farle cambiare idea. Ma Dafne non si ferma. Non perché sia crudele o insensibile, ma perché non ha la possibilità di scegliere in condizioni di libertà. Il desiderio di Apollo non le lascia spazio. Non c'è dialogo alla pari, non c'è una distanza che le permetta di decidere. Quando Apollo avanza, l'unica risposta possibile per Dafne è la fuga. Più il dio insiste, più la situazione diventa pericolosa. Il suo desiderio cresce, mentre la paura di Dafne aumenta. Non è più un corteggiamento, ma un inseguimento. Ed è proprio questo squilibrio di potere a trasformare l'incontro in una corsa disperata, una corsa che, fin dall'inizio, non può avere un esito positivo. Sfinita dalla fuga, Dafne capisce di non poter continuare. Le forze la abbandonano e Apollo è ormai troppo vicino. In quel momento non chiede vendetta né punizione per il dio. Invoca soltanto aiuto. Si rivolge a suo padre, Peneo, il dio fiume, e alle forze della terra, chiedendo di essere salvata da una situazione che non può più controllare. La risposta è immediata. La natura interviene. Il corpo di Dafne inizia a cambiare. La pelle si indurisce e diventa corteccia. Le braccia si allungano trasformandosi in rami. I piedi affondano nel terreno diventando radici. Quando Apollo la raggiunge, la trasformazione è già compiuta. Dafne non è più una ninfa. Non può più fuggire, ma non può nemmeno essere posseduta. Al posto della donna che inseguiva, rimane solo un albero di alloro. Apollo si avvicina all'albero che un tempo era Dafne e capisce che ormai non può più ottenere ciò che desiderava. Non può possederla, non può riportarla indietro, non può trasformare la sua volontà, ma può fare un'altra cosa, può riconoscere ciò che è accaduto. Apollo decide allora di rendere l'alloro una pianta sacra. La sceglie come simbolo del suo culto e stabilisce che con le sue foglie vengano incoronati poeti, condottieri ed eroi. In questo modo, la perdita di Dafne non viene cancellata, ma trasformata in memoria e significato. Il mito di Apollo e Dafne non racconta un amore romantico, racconta il limite. Racconta cosa accade quando il desiderio non accetta il rifiuto e quando il potere incontra un confine che non può superare. Dafne ci insegna che la libertà personale vale più del desiderio altrui, anche quando quel desiderio proviene da un dio. Apollo invece ci insegna che non tutto può essere conquistato e che anche la vittoria più grande può lasciare dietro di sé una perdita. E l'alloro, ancora oggi, ci ricorda che ogni gloria nasce da una trasformazione. Se questo mito ti ha fatto riflettere, lascia un like e iscriviti al canale. Qui continuiamo a raccontare la mitologia greca non come una favola, ma come una storia che parla ancora di noi.